Ragazzi, bentornati a tutti su Pit Stop Italia. Oggi finalmente torniamo a modificare la mia Toyota Celica. Con che cosa? Lo avete scoperto dal titolo. Mettiamo i bushing in poliuretano al posto dei gommini di serie che ci sono sui braccetti. Per fare questo lavoro non sarò da solo, ma sarò accompagnato da un ragazzo di grande esperienza che conosce bene questo mondo. E per presentarvelo userò la mia magia, la magia di Pit Stop Italia. E tu chi sei? Che ci faccio qui? Ho sbagliato, non funziona proprio sempre. Vabbè, me ne torno a casa con la mia di magia. No, non è così, non sta funzionando. Grazie, sei stato molto gentile, grazie mille. Ragazzi, allora, vi ricordate benissimo di Pumpa? Se non vi ricordate di lui, semplicemente perché non avete visto il suo video, e ve lo lascerò qui sopra il link, di un fantastico Golf DSG R da 392 cavalli. Alla faccia. Comunque, detto questo, io, siccome sono una persona orribile, sfrutterò la sua conoscenza per andare a fare i miei oscuri scopi. E io, siccome che la domenica mattina invece che dormire non avevo un cazzo da fare, allora... Esatto. A proposito di oscuri scopi, tu scopi? Sì, c'è anche la paletta. Cioè... Io neanche quella. no. Vabbè. Andiamo a fare il lavoro? Sì, forse andiamo. Seguiteci. Ed ecco, come promesso, i materiali necessari per andare a fare questo lavoro. Come sempre, un crick per sollevare la macchina, i cavalletti per tenerla al sicuro, e qui abbiamo delle fantastiche chiavi per andare a svitare i bulloni. Eccomi qua! Ma non ti sembra un po' esagerato? Perché vuoi svitare i bulloni? Ah. Proseguendo troviamo un estrattore per testine. Non chiedetemi a cosa serve, in realtà me l'ha detto Pumpa, ma non ne ho la più pallida idea. Abbiamo poi un fantastico trapano e un martello molto grande con brutte intenzioni. E per finire abbiamo il pacco. Non quella turbina che vedete lì, ma abbiamo il pacco con dentro i bushing. Apriamo questo pacco. Mi raccomando, fate attenzione dove posizionate il crick, che non vi strappate via una minigonna. Cercate bene i punti precisi del telaio dove posizionarlo. E adesso procediamo a mettere il crick. Io sfrutto sempre Pumpa per i lavori sporchi. Sono una persona veramente orribile. Perché noi lavoriamo in sicurezza. Guanti in lattice. Già che ci siete, date un'occhiata allo stato di usura delle gomme. Non sono nuove, ma ce n'è ancora. Sono 12.000 km quelli. Dopo facciamo un'inversione magari. Che dici? Sì. Allora, le pastiglie sono state cambiate, ci sembrano delle bici verdi e sono più o meno a un 50-60% del loro stato di usura. Notiamo anche dei bellissimi tubi in treccia dei freni, sembrano degli HKS con i raccordi in acciaio. Sono contento che li hai notati. Belli. E molle abbiamo progressive. notato che probabilmente qualcuno è anche andato in camporella. Si vede che sarà il vecchio proprietario del 41. Sì. A questo punto, prima cosa che dobbiamo fare, sganciare la barra stabilizzatrice, perché non abbiamo a disposizione un ponte, di conseguenza dobbiamo lavorare su una sospensione alla volta. Sganciamo la barra stabilizzatrice, magari accompagnandola con il crick. Procediamo a svitare qui sotto la testina e poi andiamo a svitare i due punti di ancoraggio del braccetto, che sono il posteriore qui e l'anteriore qua dietro. Adesso non so se si vede perché c'è troppa roba montata, forse l'idea del flessibile non era poi così male a questo punto. La chiave è quella da 17.
Qui invece abbiamo una 14. E la signora Bielletta ci dice ciao ciao. Magari per raccogliere tutte le viti e non perderle, fatevi una scatolina. Sì, sì, questo è un ottimo consiglio. Andiamo sulla sospensione per poter sganciare la barra stabilizzatrice. In questo modo andremo a staccare il braccetto per poi lavorare comodi sul banco. Ricordo che questo è un lavoro fatto in garage da gente non professionista che si arrangia e di conseguenza bisogna trovare sistemi alternativi. La procedura corretta sarebbe mettere la macchina sul ponte e di conseguenza non sarebbe da sganciare la barra stabilizzatrice in quanto le sospensioni sarebbero allo stesso livello. Per effettuare questo lavoro sulla selica abbiamo dovuto smontare prima il carter di protezione per riuscire ad arrivare a svitare tutto e nulla, adesso iniziamo a sbullonare. 17 sempre? 19. 19. Di qua 19. Questo è il regalo più bello che mi ha fatto la mia compagna. Spero non guardi questo video. Glielo farò vedere. Adesso oscuro la scritta per problemi di copyright. Sì, non diremo Però che è un VD40. È fondamentale usare uno sbloccante professionale per sbloccare e lubrificare i bulloni. In quanto che su questa macchina sono abbastanza belli, c'è un punto di ruggine ma non sulla filettatura dove era bloccato. Quindi i bulloni sono molto ben messi. Però magari alcuni punti di ruggine potrebbero portare a dei grippaggi dei filetti, di conseguenza una spruzzatina vi aiuta a fare sì che non accada. Sempre da 19. Sempre da 19. Ora una bella leva, un palanchinetto. Ricordiamoci sempre che un buon meccanico non può fare a meno di due cose. Una è il martello grosso e l'altra è il palanchino violento. Il piede di porco. Il porco col piede. Ho visto l'altro video dove dici che il meccanico se non bestemmia non ha mai lavorato. Esatto. Qua possiamo... Comincia a mettere qualche beep allora, va Eccolo qui. Questo è il momento in cui dobbiamo associare il regno animale alla religione. Quindi io consiglio sempre un buon lubrificante, un buon palanchino e un bel po' di beep. Ne abbiamo volontà. Che figata, è fatta bene sta macchina, sai? Sì. Maglia PSI. Grande Pumpa. Tra l'altro, ragazzi, mentre sto sfruttando Pumpa, qui, Ecco i pantaloni rotti. con i pantaloni rotti, vi voglio far vedere una piccola chicca che ha preparato per suo figlio. Ecco qua. Davvero interessante, non è vero? Il momento che non volevo arrivasse è purtroppo arrivato. Uomo 1. Braccetto 0. Allora, qui abbiamo delle boccole della Energy Suspension. Sì. Sono differenti dai Powerflex. I Powerflex in questo caso farebbero che estrarre completamente questa boccola e sostituirla direttamente con la parte in poliuretano. Di solito ci sono due boccole, una interna e una esterna. Qui ne è presente soltanto una. Quindi noi, anche misurando con il calibro, abbiamo notato che dovremmo intervenire eliminando completamente questa parte in gomma e pulendo la parte di ferro. Quindi in questo caso la pressa, anche se utile, non sarebbe stata necessaria, perché noi dobbiamo distruggere questa gomma e sostituirla con questo.
Via. Eh? Ecco ciò che rimane. Ah, non avete Questo detto, al suo posto. Ti serve prima la vasellina però. Vasellina va sempre sempre. Questo funziona bene. Cazzo, potevo usarla da subito. La potenza del motore Toyota. Ma... Allora, una volta che abbiamo rimosso la boccola vecchia e ripulito la sede, mi sto organizzando con un tirante cercando di inserire poi la boccola nuova perché, come dicevo, quelle Powerflex sono fatte in due fianchi. L'Energy Suspensions sono fatte in un corpo unico e bisogna inserirla a piantaggio. Abbiamo verificato i diametri, quindi siamo sicuri che deve andare qua dentro. Ecco, il nostro Pumpa ha inventato questa morsa artigianale, non saprei come dire, un modo per riuscire a incastrare, a far entrare. Sì, diciamo che contrariamente rispetto a prima, prima della pressa non ce ne facevamo un cazzo, adesso ce ne faremo molto. Sarebbe molto utile. Sì. Contento, eh? Sì. Perfetto, direi. Ragazzi, Mm? benzina! No, dai, no. No, dobbiamo finire, dai. No. Facci lavorare, su. Diciamo che una pressa ci avrebbe aiutato tanto. Ma soprattutto, se non trovi l'attrezzo giusto in questo garage, Mister Arizona, vai a comprarlo in ferramenta. E anche lei è riuscita a uscire. Uomo 2, braccetti 0. Allora, qui possiamo notare la boccola vecchia, una volta che ha incontrato noi, se l'è cavata in questo modo. E questa è la boccola nuova. Stiamo parlando della boccola quella posteriore. E qui invece c'è quella anteriore. Sempre il grasso. Sì, capito Rocco? Lo so che sono grasso. Sua unica utilità. Partiamo con un pezzo d'alluminio per non... Allora, il compressore lo metto via. Ragazzi, ho portato una tanica di benzina. Beh, una cassa. Va bene, vieni. Dai, adesso si può. Vale. È giunto il momento di andare a reinserire il mio braccietto nella mia selica, ma prima lo spennelliamo come un pittore, con il grasso. Grasso come se non ci fosse un domani. Una piccola pulita ai bulloni. Giusto sulla parte dell'ossido, perché ricordiamo che questi sono bulloni ziccati o comunque con un trattamento che potrebbe anche essere il geometra, a vedere dalla lucentezza. E comunque hanno un trattamento antiruggine, quindi non esagerate a spazzolare, togliete proprio soltanto il filino di ruggine. Che avete chiuso tutti i bulloni, giusto per sfizio, ripassateli tutti. Controllate con le chiavi a mano e assicuratevi di averli chiusi tutti bene. Magari mi tolgo ancora, partisse qualcosa. Vai ancora. Vai. Ragazzi, avete conosciuto il mio amico Rocco? Ciao a tutti. L'avete visto a inizio video, abbiamo fatto qualche piccola gag, ma presto vedremo in azione anche la sua TT.
un bel TT con un bel Stage 2. Ma non diciamo di più, lo scopriremo nelle prossime puntate. Ciao ragazzi, E mi raccomando, iscrivetevi a Pit Stop Italia. Pit Stop Italia. No, così ridicolo, dai. Un po' troppo. No, infatti. Allora ragazzi, porca puttana. Ragazzi, il lavoro è stato eseguito, grazie a Pumpa e soprattutto mettete un like. Onorato di averlo potuto fare. Esatto, iscrivetevi al canale, condividete e soprattutto commentate. Se vi interessa fare il video di qualche riparazione sulla vostra macchina, se vi interessa fare un servizio sulla vostra macchina, scrivete alla mail che apparirà qui sopra sotto dove la vuoi mettere. In descrizione. In descrizione, ecco, ottimo. E grazie a tutti per la visione, buona giornata. E ora, signore e signori, cin cin, Cin cin. 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 meritato. Sono calde, cazzo. Ma non troppo, dai. Bah. Com'è con tutta sta sete che non ho fatto un cazzo?